Ciao ragazzi, a grande richiesta tornano i Richard e Fraffro che fanno cose, sfide di disegno dove io e Riccardo ci sfidiamo in cose che per lo più decide Kama. Quindi Kama, raccontaci un po' cosa faremo oggi. Dovete disegnare dei soggetti particolari ma conosciuti senza reference. Quindi qualcosa che tutti conoscono ma che poi non si sa bene come funzionano, c'è sempre un modo tipo le tasse. Certo. Esatto. Sì, Sì, basta che disegni un portafoglio vuoto e già Ed è disegnato il nostro. Beh. Ma qui arriviamo al succo. Chi vince? Cosa succede? Se vinco io ragazzi, non ordiniamo più sushi per una settimana. Cosa? Basta, avete rotto le scatole con sto cavolo di sushi, non se ne può più. Sai qual è la cosa bella? È che questa sera ci abbiamo una cena e si mangia sushi. E io spero di vincere. Avete un motivo in più per non farla vincere comunque. Se io vinco, tu Francescina devi dimostrare al mondo intero che sei in grado di fare almeno 3 sollevamenti alla sbarra. Impossibile. 3. È impossibile. 3. Allora, io direi di partire con una cosa semplice. Vai. Un fiore di magnolia. Cosa? No. Allora direi di fare logo di Starbucks. Il logo di Starbucks. Quanto sei cattivo a passare da una cosa all'altra così. Tira su il divisorio che io cercherò di dar fondo a ogni cellula proprio della mia memoria. Io non lo so se... Cioè io... Vabbè. Ti ritiri? Guarda che se mi ritiro non mangiamo sushi oggi, eh. Oh, vinci! Non è così, non è così. Cioè, sei un infame, Kama, veramente. Io sto facendo il logo nuovo, perché l'hanno cambiato poi. Sì, certo. Che cosa hai fatto? Ma come che cosa ho fatto? Sembra il logo di un circo. Allora, io ho fatto... Ci sei? 3, 2, 1. Ma... È la cattiva di Biancaneve. Cioè, non sono pazzo io, vero? Io me lo ricordavo più dal punto di vista concettuale, mentre tu la composizione, perché io l'ho fatto ovale, per esempio, e ho sbagliato, mentre tu ti ricordavi dei cerchi concentrici e anche di queste linee qui. Invece io mi ricordavo la sirena, nel senso mi ricordavo che aveva i capelli lunghi così e mi ricordavo che c'erano le code da qualche parte, ma io ne ho disegnata solo una. Specchio, specchio delle mie brame, qual è il sushi più buono del reame? Cosa? Quello che mangerai questa sera. Comunque lui non ha detto il concetto, di Starbucks, ha detto il logo! Il prossimo disegno è una mantide religiosa. Ok. Ok. Mettiamo un separé per evitare di copiare. La mia viene direttamente da un film Pixar, credo. Rico, ho detto una mantide, non un pettirosso. Ma che cosa? Poi poverino, chissà come si dovrà sentire suo marito quando scoprirà che ha una mantide. Oh mio Dio. Volete davvero far vincere questa persona? Sto pensando tipo, ma ha un collo? Sta venendo una via di mezzo tra una mantide e una pianta carnivora. È decisamente una pianta carnivora, non c'è proprio un altro modo di vederlo. Dio, orribile. No, vabbè, sono seriamente preoccupata per l'esito di questa sfida. Beh, togliamo? Cosa? Togliamo? Togliamo cosa? Ah, ok. Lo schermo protettivo. 3, 2, 1. Ma è diversissima. Effettivamente io mi sono mangiato un'articolazione. Tu invece l'hai fatta con le articolazioni È giuste. un po' tipo più foca la Sì, tua, infatti. diciamo. Cavolo, io ho sbagliato, io ho fatto le chele. Pensavo si aprissero così. Non me lo ricordavo che il corpo era più ciccione dietro e più sottile davanti. Tu gli hai fatto il giusto numero di gambe, io ne ho fatta una in più. Sarà che mi è rimasta particolarmente impressa la mantide religiosa perché quando abitavo a Palombara ne ho vista una partorire sulla strada e quindi sono rimasto lì a guardarla. Anch'io.
Però io gli davo fastidio con un rametto. Non è che gli ho dato proprio fastidio, volevo interagire. Non volevo vedere se si poteva creare una relazione. Ma lei mi ha detto tipo no! Terzo tema è una macchina da scrivere. Potrei anche riuscirci. Una macchina da scrivere, in effetti, sarei molto deluso se poi alla fine scopro di averla fatta diversamente, perché l'abbiamo anche comprata e ce l'abbiamo. Ma ti ricorderai tutte le lettere in quell'ordine? Guarda che concentrazione. Ma perché la macchina da scrivere è una cosa importante. In effetti anche io ci tengo molto a farla bene. Però Cacchiarola ci sono dei punti proprio che così a memoria non mi vengono. 3, 2, 1. Secondo me qui Francesca ci si è avvicinata molto di più, perché io ho sbagliato il meccanismo, che l'ho fatto qua. In più i tasti sono sopraelevati, mentre io non l'ho quasi fatti i tasti. Però io l'ho molto idealizzata, perché io ho ingrandito la tastiera, che era la parte per me importante, ho diminuito tutta la parte del meccanismo. L'altra cosa è che però, se posso dire, io preferisco molto di più quella di Rick. Allora, dal punto di vista estetico è carina la tua, no? Invece la mia è esteticamente un po' brutta, però non riesco a capire il meccanismo, no? Allora, c'ha la manovella. No, serve a tipo scansare leggermente la pagina di un po'. Senti, ci fai vedere un'immagine? Ok, ultimo tema, quindi Kama dici. L'Italia suddivisa in regioni. Anche se vedessi l'Italia suddivisa in regioni, Non sapresti dire quali non regioni saprei sono. dire le regioni. L'Italia suddivisa in regioni, eh? Mi sembra di essere alla verifica di geografia. No, infatti questa è proprio un'infamata, Kama. I confini dell'Italia con tutte le altre nazioni sono un po' a caso, diciamo, è più o meno un albero, no? La forma dell'Italia ve la ricordate, immagino, no? A forma di pera. Una forma non c'è. Esatto. Sto facendo il bozzetto dell'Italia. Anch'io. Cioè, poi ci sono alcune cose, tipo la Sicilia, che penso di ricordarmi abbastanza bene, no? Che sono un pochino più iconiche, ma il problema sono quelle regioni che si mischiano un po', capito? Il centro. Cioè, non mi sto più divertendo, grazie. Poi ci sono anche delle isole, no? Tipo l'isola d'Elba. Ma non è una regione! No, ma fanno parte dell'Italia. Dove le metti è importante o sbaglio? Ma no, ma non ti sto dicendo di... Lampedusa. Che se ne frega! Ischia. Queste situazioni, queste in cui ci hai appena messo, sono quel tipo di cose che tu vedi in TV, no? Come quando arrivano i reporter e ti dicono. Quindi quando è avvenuta l'unità d'Italia vedi le persone titubanti, no? E tu dici guarda che cretini, io lo saprei perfettamente. E poi ovviamente... Ah, ma tu gli stai mettendo anche i nomi? No, li sto mettendo per ricordarmi, se no non me lo ricordo. Dio. E voi in che regione vi trovate in questo momento? Fatecelo sapere nei commenti. No, la domanda è: e voi siete stati disegnati correttamente È in vero. questa mappa? Fatecelo sapere nei commenti. Poi qui c'è una terra di nessuno, sopra l'Emilia Romagna è del Veneto, c'è il Veneto. Ah! Dai, guarda, mi basta metterne un paio, giusto un paio che non mi arrivano. Credo che il Friuli l'ho messo a caso. E a sinistra della Lombardia cosa c'è? Trentino. A Il sinistra? Friuli. Non mi puoi dare suggerimenti. Mi ricordo la più importante. Importante addirittura. Sì, raga, sì. Beh, tanto mica mi hai chiesto di metterci il nome. Toh, metto una linea qua, vai. Ah, dici? Che si può? Perché nel mio caso... Ma Kama, tu mi hai detto alla sinistra della Lombardia cosa c'è? Il Friuli. No, un cacchio. Io ho detto, Io ti ho detto che tu c'è me l'hai il Friuli. detto, mi hai detto alla sinistra. Per favore, mi fai almeno un complimento. Sono andata a memoria con tutte le regioni a caso. No, E sono, guarda, ta. Qui il Veneto andava più su, ma vabbè. Possiamo andare avanti l'autocelebrazione di Francesca per essersi ricordata le regioni d'Italia? In realtà è arrabbiato perché non può mangiare il sushi. No, l'unica cosa che mi dovete dire, ragazzi, è come si chiama questa regione? Quale? Sulla punta dell'Italia c'è una regione nascosta, la 21esima. Come si chiama? Inventatevi un nome. Oddio, mi sento male.
Ora Kama decreta un vincitore, ma che voi potrete contraddire nei commenti nel caso. Vabbè, l'ultimo l'hai visto, no? Vabbè. Sì, l'ultimo c'è palesemente. Poi c'è la Mantide mantide. religiosa. Mi verrebbe da dire più Sì, il suo. sì, Poi. sì, sì. Tu hai fatto la parte laterale effettivamente più simile, il soggetto suo è Vabbè. palesemente quello dello Starbucks. Qui invece vinceresti tu. Se la memoria non mi inganna, questo è un pareggio. Quindi Cosa mi vuol sa dire? che vuol dire che stasera si mangia sushi e tu dovrai fare delle trazioni. No, che ho perso solo io, scusa. Questo è un pareggio allora. E comunque accadrà questo. Comunque, io direi, in vista di questo pareggio, lo spareggio lo faranno i commenti. E fate attenzione ai nostri Instagram, che nel caso se dovete vedere Francesca che fa le flessioni sarà lì che lo vedrete. Non le flessioni, Erano trazioni. Comunque, per essere Trazioni. precisa. Quindi, grazie mille ragazzi per aver visto questa sfida. È stata bella, appassionante, divertente. Vi salutiamo. Un abbraccione. Ciao.